Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornate sul nostro canale o benvenuti e benvenute sul nostro canale se questa è la prima volta che guardate un nostro video. Nella video lezione di oggi voglio parlare di due avverbi della lingua italiana che sembrano sinonimi, ma non sono sinonimi, non hanno cioè lo stesso significato e non hanno neanche lo stesso uso. Sto parlando degli avverbi infine e finalmente. Questi due avverbi confondono spesso in italiano perché, come vedete, suonano quasi nello stesso modo. Infine, finalmente. Quindi è come se entrambi, tutti e due gli avverbi, hanno all'interno la parola fine. Questo è vero in realtà, perché all'interno dei due avverbi c'è la parola fine, ma i due avverbi hanno preso strade diverse, sviluppando due diversi usi, sviluppando due diversi significati. Nella lezione di oggi, dunque, vedremo insieme come usare questi due avverbi in italiano. Nello specifico, ecco i contenuti della lezione di oggi. 1. Che cosa è un avverbio? Vedremo, cioè, brevemente che cosa è un avverbio, qual è, cioè, la funzione di un avverbio all'interno della lingua italiana, all'interno di una lingua. Poi, numero 2, vedremo insieme l'uso e il significato di infine. Ed infine vedremo insieme, numero 3, l'uso e il significato dell'avverbio finalmente. Dunque, partiamo subito dal primo punto e vediamo insieme brevemente che cosa è un avverbio, qual è cioè la funzione di un avverbio all'interno di una lingua. Un avverbio semplicemente è un aggettivo dei verbi, cioè un elemento della lingua che attribuisce ad un altro elemento delle caratteristiche, delle qualità. Facciamo degli esempi. Se io dico uomo, uso il nome uomo, come vedete il nome uomo è neutro, è semplicemente un uomo, non ha cioè alcuna caratteristica. Ma se io dico uomo alto, vedete, automaticamente l'uomo prende una caratteristica e non è dunque più un nome neutro, ma è un nome con una caratteristica. Dunque, uomo neutro, uomo alto è un uomo con una caratteristica. Lo stesso discorso, lo stesso ragionamento possiamo fare con i verbi. Se io dico cantare, cantare è un'azione neutra. Cantare. Ma se io dico cantare bene, vedete, e uso l'avverbio bene, in questo caso cantare non è più un'azione neutra, ma grazie all'avverbio bene prende una caratteristica, assume una qualità e dunque non è più neutra. Ricapitoliamo, gli aggettivi e gli avverbi sono degli elementi della lingua che attribuiscono delle qualità ad altri elementi della lingua. Gli aggettivi danno qualità ai nomi, gli avverbi invece danno qualità ai verbi. Adesso invece vediamo l'uso dell'avverbio infine. L'avverbio infine significa in conclusione, significa alla fine. Dunque, all'interno di una lista, come ad esempio questo e questo e questo e infine questo, vedete, l'avverbio infine serve a introdurre l'ultimo elemento di questa lista. Una lista che può essere di nomi,
Voglio pane e cioccolata e latte e infine biscotti, ma può anche essere una lista di azioni. Sono andata in banca e poi al supermercato e poi al fruttivendolo e infine sono tornata a casa. Dunque, l'avverbio infine introduce in una lista di nomi o azioni l'ultimo elemento di questa lista e ha il significato di in conclusione e alla fine. Adesso invece vediamo come usare finalmente. Allora, finalmente significa effettivamente in conclusione, ma a differenza di infine non ha un valore temporale, perché infine, come abbiamo visto, introduce da un punto di vista temporale l'ultimo elemento di una lista. Finalmente, invece, non ha semplicemente un valore temporale, non introduce cioè semplicemente l'ultimo elemento di una lista, ma ha un valore esclamativo e si usa per sottolineare, per esprimere la nostra soddisfazione, la soddisfazione che finalmente, dopo tanto tempo, dopo una lunga attesa, una determinata azione o un determinato avvenimento è accaduto. Quindi se io dico sono andata in banca, poi al supermercato e infine sono tornata a casa, sto semplicemente elencando una serie di azioni in ordine temporale. E infine, in questo caso, introduce l'ultimo elemento di questa serie di azioni. Ma se io dico sono andata in banca e poi al supermercato e finalmente sono tornata a casa, in questo secondo caso sto esprimendo la mia soddisfazione che finalmente, dopo tante cose che ho fatto la mattina, sono ritornata a casa. Finalmente sono riuscita a fare tutto e sono ritornata a casa. Dunque, in questo caso uso finalmente con un valore esclamativo e per esprimere la soddisfazione di aver fatto una determinata cosa alla fine. Dunque, infine ha un valore temporale e introduce solo da un punto di vista temporale l'ultimo elemento di una lista. Finalmente invece ha un valore esclamativo e è utilizzato per sottolineare la soddisfazione di aver fatto una determinata cosa. Anche finalmente, come infine, può essere usato sia con un elenco di nomi che con un elenco di azioni. Quindi posso dire, di nuovo, sono andata in banca e poi al supermercato e finalmente sono tornata a casa, ma posso anche dire, ho comprato il pane e l'acqua e finalmente il latte. Posso anche dire questo, posso dunque anche usare finalmente in una lista di nomi. In questo caso significa che era ormai da tanto tempo che volevo comprare il latte e finalmente ci sono riuscita, finalmente l'ho comprato. Dunque, riassumiamo adesso l'intero contenuto della video lezione. Abbiamo visto che infine e finalmente non sono sinonimi, sono due avverbi con significato diverso. Infine e finalmente possono tutti e due essere usati all'interno di una lista di nomi e una lista di azioni, una lista di nomi o una lista di azioni. Ma infine ha un valore temporale e dunque in una lista introduce dal punto di vista temporale l'ultimo elemento di questa lista. Finalmente invece non ha valore temporale ma ha valore esclamativo e sottolinea la soddisfazione di aver finalmente fatto
l'ultimo elemento di questa lista, di essere riusciti finalmente a compiere l'ultima azione di questa lista o semplicemente a fare l'ultima cosa di questa lista. Dunque, anche oggi abbiamo finito con la nostra video lezione. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi invito, come sempre, a visitare il nostro sito lernilango.com, perché su lernilango.com, nella sezione scuola, troverete degli esercizi sull'argomento trattato oggi all'interno di questa video lezione, cioè degli esercizi su come usare infine e su come usare finalmente. Io vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!